Ciao ragazzi, allora l'obiettivo di questo video sarà spiegarvi come funziona una pipeline di CI/CD, quindi andiamo con Continuous Integration e Continuous Deployment. Allora, la prima parte di Continuous Integration come la vediamo? Allora, innanzitutto la nostra REST API Node.js la versioniamo su un repository locale di Git, che poi spediamo ovviamente all'interno di GitHub, ok? E attiviamo tramite GitHub Actions quelle che sono tutte quante le operazioni di automazione di cui avevamo già parlato negli scorsi video. Quindi praticamente gli faremo dei test, ok, ovviamente, e una build, ok? Effettivamente quello che facciamo, ops, scusatemi, quello che facciamo non è tanto testare e buildare, ma sarà poi effettivamente il contrario. Quindi questa tipologia di operazione qui, noi come la chiamiamo? La chiamiamo Continuous Integration, perché praticamente noi attiviamo ogni modifica effettuata tramite push o tramite pull request sulla nostra REST API node, verrà poi riposizionata comunque sia scaricata all'interno della nostra repository locale Git. Quando effettuiamo un push all'interno di GitHub, ok, attiviamo GitHub Actions che in automatico effettuerà un run della build e poi un run del test, dove effettuiamo delle nuove operazioni. Quindi tutta questa parte qui possiamo identificarla come Continuous Integration. Per quale motivo? Perché è un'integrazione continua rispetto a delle operazioni totalmente automatizzate. Quindi questo qui lo possiamo chiamare CI. Quando in un certo senso cerchiamo di creare il secondo step, che in pratica è il CD, che cos'è il CD? Il Continuous Deployment, quindi guardate, ne metto un altro sotto quest'altro elemento qui, quindi il Continuous Deployment, quando utilizziamo GitHub Actions o delle altre tipologie di strutture che si occupano di automazione per rilasciare tutto quanto il codice che abbiamo scritto su GitHub su una qualche piattaforma ovviamente di, scusami, di deployment, e quindi effettuiamo un delivery, ok? E quindi a questo punto cosa succede? Quello che noi andremo a creare sarà un'immagine su Docker Hub, ok? Ed effettivamente questo sarà un'operazione di delivery fatta da chi? Beh, questa operazione di delivery ovviamente ci verrà ci verrà garantita sempre da GitHub Actions, ok? E quindi tutte le volte che noi facciamo le nostre operazioni partiamo dalla REST API, scarichiamo sulla local repo di Git, la carichiamo su GitHub, GitHub Actions effettua la build, il test. Una volta che tutto è passato, quindi che build e test funzionano, effettua un delivery su Docker Hub e quindi tecnicamente siamo pronti per mettere in produzione o pre-produzione la nostra tipologia di applicazione. Questo qui è un continuous deployment, ok? Quindi effettuiamo un deployment sulla parte di Docker Hub. Nel nostro test vediamo anche, ok, operativamente con Docker, quindi con Docker installato sul nostro computer, come funziona la modifica. Quindi effettuiamo tutte quante le modifiche e poi ce le andiamo a riprendere dall'immagine di Docker, ok? Perfetto, incominciamo.